approdati a Berlino per questo sampling. Siamo qua io, Andrea e Carola che segue la produzione in loco. Siamo entrati in un ristorante a caso, una trattoria italiana, perché sinceramente non sapevamo dove andare. Il cameriere super gentile ci ha consigliato una strada dove poter andare a campionare suoni, a filmare. Come sempre il concetto di sampling è riuscire a estrapolare e cogliere immagini e suoni di ogni città che visitiamo per riuscire a metterla all'interno di una strumentale con il video di Andrea Dipa, che mi accompagna come sempre seguendo la regia di questo progetto. Berlino è sicuramente una città super caratteristica, super interessante, ci piaceva immaginarci insomma di provare a vedere che cosa ne veniva fuori, quindi insomma come sempre noi partiamo e siamo i suoni che troviamo e le immagini che riusciamo a catturare, per il resto in bocca al lupo a noi. Sono le 8 credo e siamo scesi per vedere un po' di suoni della città. Si farà un cimolo là. Sento questo suono. My name is Mathieu, also known as Franz Matthews, and I'm kind of music schizophrenic because I have a lot of different projects. The first one is Franz Matthews, is my kind of DJ electronic producer name, which I do kind of indie disco, cosmic disco music. I also have another project called Moonwave. Then I also have this Mood Studio where I do music for advertising or for filming and stuff like that. And then I also have a little label called Hi-Fi Lo-Fi. Okay, it's your own label? It's my own, yeah, and we're actually building it a little bit more. The first releases we had not so long ago was a Swiss artist called Piram. Yeah, basically that's it. And what is your philosophy, if we can call it philosophy, of your production? What do you prefer, talking about sounds? You prefer analogic stuff? I saw that you have a lot of, I have the Prophet too. You have a lot of analogic stuff and guitar, so what do you prefer? What I prefer at the end is also the mixture of this analogic and this electronic world, because I do a lot of things mostly on the computer, because when I have to work on an image or advertising and stuff like that, you have to be super fast and absolutely sure. and kill a song in 1 or 2 days. But usually when I work for art then I really, I mean, you can go much deeper and you can really have beef up the sound a lot with external synthesizers, analog stuff, and so I really like to bring that. But at the same time, I also mix it with a lot of things from the computer. Sure, I mean, it's good to take from both worlds and not. I think that it's beautiful to layer things. Yeah, exactly. Stuff on computer and everything. Yeah, not be too Nazi about it. No, absolutely. I already changed it a little bit because before it was really like sustaining all the time. Yeah. The notes are going away. Those are bello. Can I sample it, please? Thank you. Sono entrato in un bar, il buon vecchio Neck, con Laura non c'è. Comunque sto lavorando qua, cercando di mettere i sample dentro il progetto per vedere che cosa succede, che cosa farmene, vediamo un po' che cosa viene fuori.
sto lavorando sul pianoforte che ho sampolato oggi da Matt. Tanto perché ho sampolato quel pianoforte? Devo utilizzare ovviamente un pianoforte del Contact, un pianoforte interessante come può essere il Giant, che molti utilizzano. Sempre di più negli anni mi sono reso conto che il pianoforte è una di quelle cose che comunque non può suonare sempre uguale, nel senso, chi fa questo lavoro da tanto tempo si accorge subito quando ha a che fare con un pianoforte di quel tipo, quando nel brano c'è un pianoforte come il Giant, e devo dire che sinceramente lo trovo limitante come suono, un po' sempre troppo piatto, troppo uguale a tutti i pianoforti che poi possono fare in modo molto facile gli altri. Quindi mi piace dare una sensazione di originalità alle cose analogiche, e per farlo mi piace molto layerare pianoforti diversi. Quindi quello che io tendenzialmente ho fatto oggi a casa di Matt è sampolare, campionare un Do, banalmente un Do di ogni ottava, non sono andato oltre il Do maggiore, per andare a inserire poi quel Do in scala all'interno di un campionatore, poi andare a fare la mia chord progression con le note di quel Do che salgono praticamente, che vanno a comporre la mia chord progression. La chord progression della parte che sto facendo, del bridge, è questa. Che cosa bisogna fare attenzione? Cosa bisogna sapere? Beh, intanto un campionatore, almeno il campionatore che utilizzo io, e soprattutto quel tipo di campionatore che in realtà trovo molto accurato, molto interessante, che ha Logic, a seconda di come il sample viene trasposto nelle varie ottave, cambia di lunghezza. Per questo motivo ho deciso di suonare un Do maggiore, un Do, scusate, che fosse il più lungo possibile, di modo che comunque anche all'interno della scalatura della chord progression, a seconda dell'altezza della nota, comunque quella nota e il timbro di quella nota rimane lungo e non si stoppa. Ora, che il sample sia pulito ovviamente è una necessità, ma fin tanto che voi avete della sporcizia, che può essere banalmente la sporcizia dell'ambiente, il riverbero, rendetevi conto che quella sporcizia la potete sempre tagliare in post, e che molto spesso è proprio ciò che rende effettivamente reale quel suono. Quindi in realtà nel mio caso è esattamente quello che cerco, cosa che ovviamente con il Giant non posso ottenere se non con dei plugin esterni che vanno a sporcare, però in modo sempre molto digitale, molto poco naturale. Capiamo qual è la nota più intonata intanto. Ok, allora, siamo messi male. Di un'ottava abbastanza grave, vediamo se riusciamo a metterla a posto, ma ne dubito. Ok, questo sample è leggermente più corto dell'altro, però ci sta. Metto tutto a zero, esporto la prima. A questo punto prendiamo l'XS24, che è il campionatore, andiamo a prendere il sample di piano quello più alto e lo chiamiamo piano Matt, e proviamo a infilarci per vedere come suona. Me lo ascolto e poi vi dirò se lo utilizzerò nel brano oppure no. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank too. you for this. Thanks for coming over. I'm doing most of the time drum recording, percussion recording. I do like programming and sort of find a hybrid way of doing drums, percussion and programming. Time to time I do the usual drummer thing where I just play the drum set for a song. Yeah. Your work is so, because I do something similar in Italy. Mm-hmm. People just told me, okay, I need a production even for rapper, maybe they need a production, and I just have this reference, you know. How does it work? They send to you the track without drums and you add it, or they have something like, you know, a reference? It depends. Sometimes people send me, here's the track, here's the shitty demo we did, but we want to have it, the drum demo, I mean, we want to have it replaced. Okay. Like, do just the usual drum sound on that. Mm-hmm. Per questo sampling
in realtà un po' come sempre, sono indeciso tra due strumentali. Su entrambe ho fatto tanto lavoro sui sample. Partendo da questa ho lavorato tanto sui sample di batteria. Ad un certo punto c'era la porta, qua sotto aveva anche un bel riverbero. Ho deciso di crearne una percussione, ho voluto utilizzare tanti campioni. Come vi ho fatto vedere l'altro giorno, il pianoforte è un piano sample, il piano sample che ho registrato a casa di Matt l'altro giorno, doppiato con un piano MIDI che è il Giant, quindi con il piano del Contact, insieme vengono fuori così. Ora, la cosa che più mi piace di questa strumentale, che in realtà è qualcosa di un po' concettuale, diciamo, nel senso che la parte non è così interessante a livello proprio di note, ok? Però trovo che concettualmente sia qualcosa che ha molto a che vedere con il sampling delle città. Ho campionato il suono della metropolitana di Berlino. Ho creato un pattern con questo tipo di sample che adesso vi faccio sentire, che verso la fine era un po' combattuto in questo caso, nel senso che comunque è qualcosa di un po' cheap come parte, sono veramente due note, però mi piaceva sfruttare quel tema per riuscire a inserirlo dentro la produzione e cercare di portarmi dietro non solo il suono, ma anche il tipo di melodia che un berlinese sente ogni volta che prende la metropolitana. E ringrazio Nicolò Vese tra l'altro per il basso di questa produzione. Quindi questa è la prima strumentale, ora vi faccio sentire anche la seconda. Ci siamo proposti appunto di iniziare la strumentale con questo suono di ambiente positivo, di questi uccellini, insomma questo suono che abbiamo registrato che lascia presagire un bel tempo fuori. Molto bello quando riesci a catturare anche il suono dell'ambiente, perché in qualche modo riesci a portarti di più nel luogo che volevi descrivere con la musica. Vi faccio vedere il lavoro sui sample. Io, ad esempio, questa batteria è una batteria per cui non ho fatto un rullante vero e proprio. Questa è la porta che ho campionato. La porta che ho campionato sotto qua, quella della casa, che suona. Questi sono i famosi uccellini che ci sono fino alla fine e poi si trasformano in pioggia verso sera, in una sorta di transizione, di time lapse tra il giorno e la notte. Siamo in aereo, stiamo per partire e tornare indietro e Berlino è stata un'esperienza interessante. La musica ovviamente qui è super interessante, sicuramente l'atmosfera ti trascina e ti porta a fare determinate cose che potenzialmente in Italia non ti verrebbero in mente, proprio per quello che sono gli ascolti che fai in giro, ma dalla panetteria al locale notturno. È una città strana, molto dispersiva, almeno apparentemente per quello che l'abbiamo potuta vivere. Ha molte zone interessanti e molte altre zone che rimangono piuttosto svuotate, in realtà molto buie anche paradossalmente. Quindi insomma, come sempre vi lascio la strumentale e alle immagini di Andrea Dipa, che ringrazio, grazie a Carola Battistini per l'organizzazione generale e grazie a tutti i ragazzi che sono resi disponibili, che abbiamo intervistato in questi giorni. Buon ascolto. 3, 2, 1.
to